Namaste, benvenuta o benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo video il maestro Shiva Kshatriya Shivananda presenterà la tecnica del perdono. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Per voi è soltanto un click, per noi invece è molto importante. Continuate a seguirci! Vorrei che fosse chiaro che non ci può essere unione senza il perdono. Non ci può essere ricostruzione senza il perdono. È naturale che ciascuno di noi incontri nella vita le filosofie, gli idealismi a cui crede, a cui spesso si dedica. Ma non deve farci dimenticare che tutti contribuiscono al benessere dell'umanità con le loro idee e l'accettazione e il perdono del passato sono la chiave per costruire una civiltà armoniosa e realmente prospera. È chiaro che come monaco io mi riferisco a Dio, ma chiunque può trovare nelle parole delle grandi religioni o delle filosofie o delle conoscenze delle tribù che si dedicano alla natura e allo spirito in forme diverse, una comunanza di pensiero che sta alla base della società stessa, di quella in cui tutti noi viviamo. Ed è un lavoro individuale quello che viene richiesto. Ciascuno di noi deve imparare il perdono affinché, alleggerendo il fardello karmico, che il male che abbiamo subito o il male che in alternativa abbiamo prodotto venga alleggerito. Dobbiamo liberarci del male, dobbiamo liberarci della sofferenza e dobbiamo mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter trovare un'evoluzione, per superare quegli ostacoli che mantengono la nostra coscienza indietro. Quindi dobbiamo procedere insieme. Per fare questo dobbiamo perdonare, andare oltre il male che è stato nel passato e creare una nuova concordia. Molti non saranno d'accordo a questo perché sono legati molto intensamente ai ricordi del passato. Ma che voi siate religiosi o atei, non potete non conoscere e non riconoscere che il perdono è l'unica strada per essere in grado di crescere e di camminare insieme. Altrimenti le divisioni ci renderanno deboli e non ci permetteranno di esprimere il miglior potenziale che in tutti i popoli è presente. Non mancheranno mai, perché questa è la natura del mondo, le contraddizioni, i contrasti, le difficoltà e l'incapacità spesso di comunicare e di vedere il punto di vista delle altre persone. Anche coloro che 200 anni fa venivano considerati i nemici, adesso sono alleati. Il mondo si trasforma con il tempo e i vecchi rancori, le vecchie sofferenze vengono dimenticate mano a mano che coloro che le hanno vissute cambiano stato di coscienza o ritornano nei mondi superiori spirituali. Ma noi dobbiamo lavorare qui, dobbiamo cambiare la nostra vita, renderla migliore e non possiamo farlo da soli, perché l'essere umano è una creatura sociale, ha necessità di scambiare energia, ha necessità di comunicare, ha necessità di creare relazioni e rapporti. Non possiamo permetterci che la società sia macchiata da divisioni
che non permettono la riconciliazione. Questo avviene tra le persone, avviene nelle comunità, avviene nei paesi, nelle nazioni e in tutto il mondo. La necessità del perdono è la necessità suprema in questo momento e dobbiamo realizzarlo noi, non è qualcosa che verrà realizzato da Dio. Dio ha mandato i suoi emissari, coloro che hanno comunicato i suoi insegnamenti, che hanno concesso insegnamenti in cui i principi divini sono stati mostrati a tutti. Siamo noi, ora nelle condizioni di dover dimostrare qual è la nostra vera natura. Gandhi, che tanto ha contribuito all'indipendenza di una grande nazione come l'India, al termine della sua vita, che è stata fermata da una persona che era fondamentalista nelle sue credenze religiose induiste e pensava che Gandhi stesse svendendo l'India indù, ha pensato bene, prima delle sue preghiere, di ucciderlo. Gandhi, mentre stava morendo, ha per 3 volte affermato ti perdono. Questo è molto simile al Cristo sulla croce, quando pronuncia Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche noi spesso non sappiamo quello che stiamo facendo, veniamo influenzati dal karma, dalle nostre abitudini, dai desideri, dai pensieri e spesso ci mettiamo in situazioni di contrasto con altre persone che sono veramente nostri fratelli, che abbiamo incontrato in altre vite e in altre vite ancora incontreremo. Liberiamoci dalle catene che ci legano a loro e che il risentimento rende così forti da trascinarci verso destini che non vorremmo vivere e iniziamo a perdonare coloro che ci hanno fatto del male e a chiedere allo stesso tempo perdono a coloro a cui noi abbiamo fatto del male. Naturalmente non avrei toccato questo discorso se anch'io nel corso di questa vita non avessi dovuto affrontare difficoltà e incomprensioni con altre persone che mi hanno portato a fare un lavoro interiore per imparare l'arte del perdono. E come ultimo contributo in questo satsanga vorrei insegnarvi una piccola tecnica che può essere utilizzata per migliorare la nostra capacità di perdonare. Nelle tanti incontri che ho avuto con tantissime persone nel corso degli anni, spesso la prima domanda che mi veniva posta quando parlavo del perdono era: come faccio a perdonare? In che modo posso perdonare? E allora c'è una piccola tecnica molto semplice da realizzare che consiglio a tutti quelli che hanno necessità di un aiuto per risolvere un conflitto karmico che si trascina e che provoca rancore, odio e dispiacere. Visualizzate nell'occhio spirituale il volto della persona che volete perdonare. Visualizzate un cerchio di luce bianca intorno al volto di questa persona e sinceramente inviate i vostri pensieri a questa persona pronunciando ti perdono. Vi sembrerà una tecnica forse troppo semplice, ma se la attuerete vedrete
che le persone intorno a voi incominceranno a cambiare. Ricordate, i nostri legami sono molto intensi con tutti coloro che amiamo, ma anche con tutti coloro che odiamo. Interrompere il ciclo delle reincarnazioni prima di dover prendere una forma umana per sperimentare l'odio degli altri oppure ricevere il loro perdono richiede che noi stessi facciamo questo sforzo. Vi ricordo il passo di Matteo nel Vangelo che dice che se noi perdoniamo agli altri, Dio perdonerà le nostre colpe, le nostre mancanze. Proviamo a sperimentare il perdono e ci accorgeremo che non è la vita degli altri che migliora, ma soprattutto la nostra. Liberiamoci dell'odio e della malvagità, del senso della sofferenza e del desiderio di vendetta. La vendetta non porta a nulla. Il perdono è la chiave per la trasformazione della nostra esistenza, per renderla migliore. E tutti possiamo sperimentare questo. Che questa piccola tecnica vi sia d'aiuto per iniziare un percorso che a volte dura molto tempo, perché quando le ferite sono profonde, il balsamo del perdono richiede tempo per farle rimarginare. Ma questo renderà tutti più forti, renderà tutti più vicini a Dio. Spero naturalmente che ci continuerete a seguire, perché desideriamo condividere con voi la saggezza dello yoga e della spiritualità orientale, ma come vedete la spiritualità è comune perché risuona nell'anima di tutte le persone, indipendentemente da come la chiamiamo, da quali nomi utilizziamo. Spero che questo satsanga sia di aiuto a chi lo ascolta e se conoscete qualcuno che ha bisogno di pensare più profondamente per liberarsi del male che lo affligge, consigliategli di sentire e di vedere questo video. State al nostro fianco e aiutateci. Vi ringrazio. Namaste.